dobbiamo andarci a vestire perché tra poco c'è la gara. Certo. Quindi in bocca al lupo e ci vediamo dopo. Crepi il lupo. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere siamo qui a Vallelunga, stanno girando le 600 e siamo pronti per il GP di Roma. Mi starete chiedendo cos'è sto benedetto GP di Roma. In poche parole, l'organizzatore della Pirelli Cup ha deciso di fare questo evento unico in modo che tutti i piloti sia del CIV che del National si possano allenare in vista del gran finale che sarà qui il 17 e 18 ottobre. Stasera alle 4:30 avremo l'onore di avere qui tra noi nel paddock dopo tanto tempo il buon Alberto Nasca. Ci spareremo una buonissima amatriciana, o sbaglio? Io carbonara. Carbonara. Come vedete siamo qui molto easy perché appunto è gara d'allenamento. Tra poco primo e unico turno di libere dove dovremo sgrossare al massimo quello che si può e poi qualifica subito immediatamente perché non abbiamo fatto le libere che un sacco di altri piloti hanno fatto ieri. E per chi è la prima volta che sta guardando questi video e gli stanno piacendo sarebbe molto gradito un'iscrizione qui sotto, tasto iscriviti, facilissimo. Finito, non mi sono piaciuto moltissimo, secondo me il non venire qui da 2 anni si sente parecchio, mi sento proprio legato, non c'ho feeling, però in ogni caso è uscito un 39 pronti via così, 39.0 che non è malvagio, però come avete visto subito all'inizio del turno sono stato passato da Savadori e Ferroni che si tiravano e andavano veramente forte, secondo me erano attorno al 37 alto, è quello che servirà a noi appunto per essere a livello per l'ultima gara del National, quindi ci manca più o meno un secondino secondo me. Loro non faranno la gara perché sono qui già da 2 giorni, hanno fatto i test di ieri, quindi adesso entrerò in qualifica e scoprirò quali saranno i miei avversari. L'unica cosa, come al solito notizie bellissime per me, mi hanno detto che nelle qualifiche non posso fare video, non avrò l'onboard. Se non bestemmio, guarda. Non chiedetemi perché, non chiedetemi per come, ma non essendo né Coppa Italia né National CIV, la persona che prende questa decisione diciamo è diversa e ha detto che non si può. Che vedevo dire? Ma in ogni caso abbiamo una speranza ancora per le gare, quindi mi hanno detto che per le gare probabilmente mi faranno fare i video, anche perché una sarà sul bagnato sicuramente e l'altra sull'asciutto, quindi sarebbe un peccato non poter farvele vedere. È finito questo primo turno di qualifiche, una seconda posizione non indifferente. Qui si fa da motore stock a motore bombardato in maniera aggressiva. La moto è in queste condizioni. Adesso vi facciamo un bel time lapse per vedere tutto, sarà secondo me molto interessante. Domani qualifiche 2 di sicuro sul bagnato e poi gara 1, anche quella molto probabilmente sul bagnato. Quindi lascerò lavorare il buon Eros in santa pace, vi lascio il bel time lapse che sta funzionando intanto qua, per vedere tutto dall'inizio alla fine e io me ne vado a fare una bella doccia e poi al ristorante con il caro Albert. Lì, però non vorrei neanche troppo Bellini che serve, sì. A forza di stare con i TD mo vogliono a tutti i costi che corra con loro. Ma siccome ti lascia una schiappa allora almeno vieni qua, qualche coppetta più la rinci.
No, dai, non è vero. Ha vinto al secondo anno nella Race Attack, dai. Comunque, stasera ci sarà modo per parlarne a cena. Molto bene. Di cosa? Della tua nuova carriera motociclistica. Ma no, a parte l'incidente abbiamo già capito che è stato un problema di temperature, sporco della pista e buca, quindi io non c'entravo niente lì. Ma quindi ho dato la manata di gas? Dio, hai dato con il badile. Quello già ne abbiamo parlato, abbiamo appurato che Nessuno c'entra niente. io non ho colpe lì. Lì quell'apertura di gas No, al 100% non... È un errore del sensore. E vabbè, anche questo ne discuteremo stasera a cena molto bene davanti a una matriciana, dicendo magari qualche cassata in meno, perché anch'io prima al mio meccanico che sta tirando giù il motore, sta mettendo quello nuovo bombardato, gli ho detto questa è la punizione per non avermi messo la benzina al Mugello, e lui mi fa sì, ma qual è la tua punizione per esserti lanciato durante i corsi di guida? Ah, lì quale sarà la punizione? No, nessuno ha ancora dimostrato che la colpa fosse mia. La tua punizione è che domani giri con la grandine. A me piace tantissimo. Domani bagnato. Allora dimmi in quale curva pensi di che mi metto lì tanto. Mi sta toccando. Problemi tecnici qui nella nostra dimora, come vedete efficacemente risolti, per schermare i raggi solari della mattina che mi fanno svegliare alle 6 e non è una cosa buona quando si hanno le gare. Guarda, voglio proprio dargli anche l'ultimo tocco qua. Un lavoro certosino. Buai. Mi fa sempre lo scatto di aderenza appena appoggio il gas. Provo a rialzarla prima, provo a far sempre qualcosa, ma appena gli do lo 0,10% mi parte dietro. Questo se ti dessi una mano di controlli, solo di controlli. Che quando poi la giro dall'altra parte e sono full, sento, cioè è come se tardasse a darmi potenza. Questo è l'anti-wheel. Che per quello che ma tanto sono tutto girato. Lo so, per quello che te l'ho abbassato. Allora toglimi tutta cioè toglimi tutto. Questo è proprio perché mi ferma tanto lì. Come preventivato la pioggia è arrivata, guardate un po'. Niente di che, ha fatto una scoreggina un'oretta e mezza fa, infatti adesso sta già un po' asciugando. Io entrerò per la qualifica 2 giusto per assaggiare un po' le condizioni, dato che da un annetto e mezzo che non le provo, e alle 4:15 avremo gara 1. Non so se sono uscito sul bagnato e non so soprattutto se riuscirò a farvela vedere, però incrociamo le dita. Al massimo, ripeto, sarà un mega video di mezz'ora con il racconto del weekend, quindi a dopo. Pronti per gara 1 sul bagnato, qualifica come l'abbiamo vista. Imbarazzante per gli altri. A 5 minuti siamo usciti per non... Per superiorità evidente. Sul bagnato, anche se non c'è da un anno e mezzo, è stato molto bello ritornarci nella mia terra natale, nelle mie condizioni migliori, quelle che preferisco. E adesso una garettina sull'asciutto, così testiamo ancora un po' il bombardone. Il motore nuovo l'abbiamo messo su. E gara 1, che invece avevano detto di sicuro sarebbe stata bagnata, invece appena il salva dice qualcosa è esattamente l'incontrario. La legge di Murphy è persistente nella mia vita, quindi la prossima volta sarò bello che zitto. Ciao Salva, ti vengo a prendere.
di uscire dal box che almeno c'è più tranquillità. Guardate che atmosfera, la quiete dopo la tempesta. Diciamo che sono un po' infastidito e un po' dispiaciuto per quella marcia che mi è uscita alla variante alta e come avete visto sfollatone, ho perso 3 secondi, un disastro, e lì mi sono rimasto un po' intruppato nel gruppettino. Ma non disperiamo, perché domani al posto dell'SC0 metteremo l'SCX che ti dà un 6-7 decimi in più di passo. Oggi non l'abbiamo messa perché pensavo fosse rischioso, dato, come dire, la temperatura molto bassa e soprattutto aveva anche piovuto prima, quindi ho detto si distruggerà dopo 2 giri. Invece chi è andato forte davanti e chi soprattutto avevo di fianco a me aveva la X, e devo dire che non erano messi così male. Quindi domani faremo la prova anche noi, anche perché avevo veramente troppi movimenti durante tutta la gara, cioè sul rettilineo dopo i cimini fino in fondo alla Campagnano, cioè un disastro, mi ha distrutto. Quindi in ogni caso secondo me domani ci si può divertire. Anche stasera cambiamento, perché ieri ho puntato su una matriciana, però quelli di fianco a me hanno puntato sulla carbonara e devo dire che ho sbagliato anche lì, e sto sbagliando tutte le scelte in questi giorni, non so che dire. Il buon Albert invece non si trova più, non si sa più dove sia finito, quindi ragazzi buonanotte e ci vediamo domani. Buongiorno a tutti, oggi andrò a incontrare una persona che voi conoscete per un episodio non proprio stupendo, però oggi abbiamo deciso, dopo la gara di ieri, di metterci una pietra sopra. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Ciao. Quindi dobbiamo chiudere questa questione qui, perché morto. io ti dico la mia prontivia, poi tu mi dici la tua. Il fatto è che ovviamente a caldo, come tutti, i vaffanculo si tirano, nonostante quella manovra lì dal mio punto di vista, e saremo in disaccordo per tutta la vita su questo, è stata, come dire, un attimino al limite. Per te no, e io ti chiedo scusa per il fatto che ovviamente ho esagerato nel dire certe cose, e soprattutto ho odiato come certe volte il mondo dell'internet, appena vede il momento per scatenarsi, anche gente che non guarda i miei video, però appena ho l'occasione per buttarsi, dare del coglione a una persona, non lo sopporto. Quindi anche di questo ti chiedo scusa. Sì, io come ho detto al parco chiuso mi dispiace tantissimo, perché sono gare che uno prende come allenamento e come divertimento, e queste cose non devono mai accadere, perché c'è il rischio di farsi male entrambi, e soprattutto fino all'anno scorso eravamo in team insieme, poi siamo amici, quindi non mi piace assolutamente queste cose qua. Sono cose che succedono, però come vedete noi siamo qua. C'è l'arrabbiatura, c'è l'incastratura, sono i punti di vista, e poi si risolve insieme in pista. Faremo una grande gara, così almeno tu fai bene nel National, io faccio bene nel CIVE, siamo contenti entrambi, e via. Oh, mi raccomando, non fare il primo giro come ieri, stai tranquillo. Un abbraccio. Esatto, un abbraccio di riappacificazione, mettiamola così. Assolutamente. Adesso dobbiamo andarci a vestire, perché tra poco c'è la gara. Certo. Quindi in bocca al lupo, ci vediamo dopo. Crepi il lupo. Ciao. Mezzo giro dietro glielo fa. Tra l'altro lo faccio. Cioè, no, una roba che fai pure, fai in curva. Sì, ma i primi 3 giri. Io non ho Quindi, molto cazzo, inserimento. fammi vedere un attimo come l'ha fatto. Lui no, subito parte. Anche nel giro di ricognizione che hai fatto, io l'ho fatto dietro di te. Cioè, la butti dentro che dici.
no, non stavo tirando, ti tiro che sta nella testa. Giuro. Cagare. No, andavo all'80%. Dignitosamente lento. Dignitosamente brillo. No, dignitosamente veloce. Vabbè. Dignitosamente veloce. Avevo un po' di margine, però è di un bastardo sta pista sul Sì, Ho scoperto che hanno rifatto qua le linee gialle dove ci sono le partenze, no? Perché non capivo, perché mi partiva in un modo allucinante fuori dalla Roma. E mi sono accorto che ogni linea gialla mi partiva. Quindi non ha messo la vernice quella figa sulle linee gialle? Sulle linee gialle no. Se tu sei dietro e provi un attimo a scartare così a gas pieno e pigli la linea gialla, ti trovano lì nella tribuna nuova. Bene, dopo questa vittoria, diciamo sofferta sotto la pioggia. Guarda, proprio te la sei lottata fino all'ultimo giro, è stata veramente combattutissima. Dai, diciamo che sul bagnato per il National ci siamo, quindi speriamo che al National la situazione sia questa. Che piova! Che bello, guarda che bello! Piovi! Bene, spero che questo video molto più incasinato, fammi un po' il movimento col tuo. Aspetta. Spero che vi sia piaciuto. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se non siete già, attivate la campanellina. Sta piovendo, gas, muoviti. e ci vediamo al prossimo video, sta diluviando. Ciao!